Emanuele Pirro. Come è iniziata la carriera di pilota? Quando hai capito di essere innamorato del motorsport? Quando ho capito, sinceramente non c'è una data. Mi ricordo di essere sempre stato appassionato. Di sicuro queste passioni vengono trasmesse dalla famiglia, perché parliamo di prima dell'età scolastica. Avevamo una campagna e mio papà mi ha regalato una piccola moto col motore a scoppio a 6 anni e già i motori erano la mia passione. Come, dove, quando, sinceramente non avevo idea, perché chiaramente parliamo degli anni 60, io sono nato nel 62, perciò 68 così. La comunicazione era praticamente inesistente, perciò io conoscevo l'esistenza delle corse automobilistiche più o meno. I Gran Premi non erano trasmessi in televisione, però la voglia, il sogno c'era, sempre di più, sempre di più. Ho imparato a guidare la macchina molto presto, sempre in strade, diciamo, private. Non avevo idea, cioè il mio sogno equivaleva come difficoltà a diventare un astronauta, a diventare non so cosa. Fino a che un giorno, quasi per caso, ho scoperto che esisteva una mini macchina con motore a scoppio, bellissima, che si chiamava go-kart. Avevo 11 anni, abbiamo preso a noleggio questo go-kart, è stato un amore a prima vista, perché era, come dire, una concretizzazione di un sogno che era fino a quel momento abbastanza astratto. Sai quando ti ci senti subito bene? Andiamo una volta, non vedevo l'ora di tornarci, alla fine mio padre ha pensato forse costa meno comprarsi un vecchio kart piuttosto che andare lì sempre a noleggiarlo. Abbiamo comprato questo vecchio kart e mi ricordo che il signor Giannini, papà di Luigi Giannini, che insomma è stato un bravo pilota, ci disse: prendi questo che ha un'omologazione valida per correre, pur di seconda mano. Papà disse: ma no, prendiamo quest'altro che costa meno, tanto non correrà mai, è solo per girare. Il signor Giannini disse: ne riparleremo, signor Pirro, ne riparleremo. Abbiamo capito subito che una volta andati a girare la voglia di fare le gare era quasi automatica e siamo ritornati dal signor Giannini, il quale è stato così gentile da dire: facciamo finta che questo non l'avete comprato, lo riprendo e vi prendete questo qua. Cominciare a correre significa solo fare una gara locale completamente senza ambizioni. Adesso io mi occupo del Driver Development Program di McLaren, perciò sono quello che deve creare una struttura e deve pescare i nuovi talenti, i nuovi Lando Norris, i nuovi Oscar Piastri per prendere i loro posti in futuro. Perciò vado in giro, chiaramente sono a contatto anche con i giovanissimi del go-kart. I giovanissimi del go-kart oggi sono piloti strutturati, con un manager, con un servizio di comunicazione, con una strada, con un obiettivo, con una roadmap già delineata. Ai tempi miei non esisteva, però c'era la fantasia che aiutava tanto, no? E allora veramente da cosa nasce cosa, anche perché io non sono mai stato uno sbruffone, perciò non ero mai sicuro di essere veramente all'altezza di sognare queste cose qua. Perciò la mia carriera è stata veramente fatta da piccoli passi, la garetta locale, poi perché no quella un po' più grande, poi perché no quella nazionale, e poi è arrivato a un certo punto della fine della carriera di go-kart. A quel tempo si correva in macchina con la patente, perciò a 18 anni, arrivato a 17, certo l'appetito di correre in macchina c'era e come, e oltretutto, per fortuna mia, una parte dei piloti più anziani di me, ma quasi della stessa generazione, cresciuti nel circuito di Roma che si chiamava Pista d'Oro, perciò parlo di Elio De Angelis, parlo di Eddie Cheever, parlo di Andrea De Cesaris, Riccardo Patrese, che è il primo di questa filiera anche se lui è di Padova. Tutti questi, da essere piloti di successo in go-kart, sono andati in macchina e hanno subito fatto bene, perciò si era creata, diciamo, quella consapevolezza da parte del mondo del motorsport che se uno vince in go-kart potrebbe anche non essere un cattivo pilota in monoposto. Un'altra fortuna, perché io non voglio usare questa parola fortuna perché sinceramente non ci credo alla fortuna, però tante volte succedono delle circostanze che sono fuori dal tuo controllo, e perciò il mio 18° anno è coinciso con il primo anno di una categoria nuova promossa dal gruppo Fiat, che a quel tempo il gruppo Fiat Lancia era veramente un protagonista nel motorsport mondiale, con i rally e con le gare di endurance, che si chiamava Formula Fiat Abarth, quello che è l'equivalente della Formula 4 di adesso. Ha ereditato il blasone dalla Formula Italia, che è stata una categoria che ha lanciato tanti piloti, nuova categoria, nuove macchine, tutti partono da zero, 52 macchine al via, era una categoria che andava promossa. Allora una scuderia, perché a quel tempo esistevano le scuderie, cioè quell'associazione di tanti piloti che servivano da una parte per facilitare la carriera, iscrizioni a un gran numero di piloti, e poi
aiutare quelli magari più di valore o più bisognosi di aiuto. Ecco, la scuderia Grifone mi propose un accordo di pagare solo il 50% delle spese e dividere i premi al 50%, che erano importanti in quel tempo nella Formula Fiat Abarth, anche se non potevi contarci. Le risorse di famiglia erano molto poche, però al 50% troviamo 2 sponsorini, scommettiamo sui premi e comincio questa avventura con tante speranze e poche certezze, però ho vinto il campionato. Ho vinto quel campionato là e chiaramente quello mi ha aiutato tanto poi ad andare avanti. Com'è in una categoria come la Fiat Formula Abarth, dove le macchine sembrano tutte uguali? Quanto cambia sapersi mettere a punto la macchina? Le macchine sono tutte uguali sulla carta, ma non c'è un pezzo meccanico uguale a un altro, perciò chiaramente ci sarà sempre meno differenza che in una categoria in cui si corre con marche diverse, però non è un caso che tutti vogliono andare a correre con il team più forte perché preparano la macchina nel modo migliore. Nel caso mio c'è stata una scommessa sulla scommessa, perché l'accordo con la scuderia Grifone era sì di dividere le spese al 50% e di dividere i potenziali premi al 50%, però dovevo correre con la University Motors, che era un preparatore di Genova, molto bravo, specializzato nei rally, era la squadra semi-ufficiale nei rally, la scuderia Grifone principalmente operava nel campo dei rally, Lancia, Fiat, perciò rally e pista in quel periodo storico in Italia erano legati abbastanza a doppio filo. Però University Motors non aveva mai fatto una categoria in pista. E infatti tanti saggi dell'epoca mi dicevano: se non vai a correre con quei 2 o 3 team blasonati della Formula Italia è meglio che non corri. Come alcune altre volte la vita mi ha fatto capire, fare delle scelte quando non hai scelta è molto facile, perciò le alternative non c'erano e ho cominciato a correre con questi University Motors che erano a me sconosciuti. Si è rivelata una scelta vincente perché erano bravissimi, serissimi, abbiamo creato subito un bond, un'alchimia insieme, la mia macchina sicuramente era molto buona e abbiamo vinto il campionato quando forse pochi ci avrebbero scommesso perché l'esperienza da quel lato là non c'era. Però ecco, a me qualche volta piace, come dire, fare le cose con un pizzico di follia. La ragione avrebbe detto: se potevi scegliere non andavi a correre con University Motors. Non mi prendo il credito di aver fatto questa scelta perché non l'ho fatta io, però è stata una stagione bellissima, eravamo soli, vincere un campionato al primo colpo che non è stato facile, chiaramente percorso accidentato eccetera, però ti fa, diciamo, battere tutti quelli che sono della tua generazione, i più giovani, e della generazione precedente, i senatori più vecchi. Ti dà tante certezze? No, perché sinceramente io fino all'ultimo giorno di corsa mi sono sempre chiesto quanto valgo e se valgo abbastanza per fare quello che stavo facendo in quel momento. Però insomma un bel calcio nel sedere verso il passo successivo. Poi pure lì di scelte ne avevamo poche perché risorse finanziarie della famiglia praticamente non c'erano. Questo campionato mi ha dato un po' di visibilità, mio padre ha trovato 2 o 3 sponsor più un aiuto della federazione abbastanza importante, mi ha permesso di fare il campionato europeo di Formula 3 direttamente con MC Motorsport di Mario Crognola. Sicuramente non era un team di punta, però poi ho capito che mi sono sempre trovato a mio agio ad essere non il favorito, cioè ad essere quello, diciamo, un po' l'outsider, in qualche modo mi ha dato una carica in più. E oltretutto per me è sempre stato importante creare un legame forte con la squadra per cui correvo. Mario Crognola era e è una persona veramente eccezionale, ci siamo trovati subito e abbiamo cominciato questa avventura non solo più grande di me, ma anche più grande di noi tutti, perché anche per lui era una novità. E adesso sono molto più strutturate, diciamo, queste avventure, chiamiamole, perciò vai a provare nei circuiti, è tutto più preparato. Noi, oltretutto non avendo soldi, ogni gara era una pista nuova, una realtà nuova, bisognava imparare tutto. E la prima parte è stata difficile, devo dire la verità, così difficile che pensavo di aver raggiunto il principle of Peter, cioè che tu arrivi ad un livello e se non vai avanti, quello è il livello appena superiore alla tua vera abilità, cioè dovevi fermarti. Perché io guidavo una Martini privata, la Martini era una macchina che andava un po' peggio delle March di Pavanello, dell'Euro Racing, e io ero sempre intorno al 10º-12º, mediamente 1 secondo e 3, 1 secondo e 5 dal primo e 1 secondo e 2 dalle Martini ufficiali. Di sicuro non bastava per andare avanti nella carriera.
Questo fino a metà campionato. Successe una sfortuna che si rivelò una fortuna. Siamo a Zandvoort e si rompe il nostro motore nelle prove. Non abbiamo un motore di scorta, chiediamo alla Nova Motor se ci dà un motore per fare la gara. Motore non c'era. Mario Crognola aveva un motore di un altro preparatore, diciamo, nel camion, che teoricamente sulla carta non doveva essere altrettanto buono, però piuttosto che andare a casa mettiamo questo motore. Facciamo le prove ufficiali, faccio il quarto tempo. Il quarto tempo significa a 3 decimi dalle Euro Racing, una delle 3 Martini ufficiali davanti a me di 1 decimo, le altre 2 le ho messi dietro, cioè ho fatto un salto di almeno 1 secondo al giro. Da lì in poi le cose sono cambiate, da lì in poi chiaramente i motori sono tornati a essere Nova Motor, probabilmente siamo stati visti in un altro modo, probabilmente anche io ho migliorato, non lo so. Però da quel momento in poi io sono stato sempre nei primi, fine campionato ho fatto una pole position, ho vinto una gara, sempre da piccolo privato con 2 meccanici giovani, che per me era come scalare l'Everest. E mi ricordo dopo la pole position alla penultima gara a Imola, nella stessa giornata, diciamo, vengono sia Hugues Deschenach, che era il patron della Martini, sia Paolo Pavanello, che era il patron della Euro Racing, a chiedermi se volevo correre per loro l'anno successivo gratis con uno stipendio. Cioè io dall'avere difficoltà a correre in un giorno mi sono trovato ad avere 2 proposte per diventare praticamente un pilota professionista. Chi se ne frega dei guadagni, cioè per me il correre era la cosa che contava. E mi ricordo che sono andato nel nostro box chiuso, ho guardato intorno, non c'era nessuno, ho fatto un salto in aria di felicità che credo di aver battuto anche Michael Jordan, perché era, come dire, la consapevolezza che la carriera poteva continuare. Ecco, era come un po' costruire una casa. Tu il mattone successivo non sai mai se riesci a metterlo. E poi sono andato a correre con Pavanello e la vita è andata avanti. Ti sei sentito prima collaudatore o prima pilota? Collaudatore è un termine molto generico. Io sono stato e sono ancora una persona e un pilota tecnico, cioè la tecnica mi è sempre piaciuta. Mi ero anche iscritto alla facoltà di ingegneria dopo la maturità scientifica perché il mio sogno era diventare ingegnere, perciò ho sempre cercato di capire come funzionava un'automobile. In generale, proprio per carattere, il sapere e capire come funzionano le cose mi è sempre piaciuto, perciò ho avuto una predisposizione personale alla messa a punto della macchina in un modo un po' olistico e magari complesso, e questo ti fa, come dire, ti porta ad acquisire delle expertise, diciamo, in questo campo. Poi tanti dicono pilota collaudatore, lui lo è, lui non lo è. Allora, un conto è sentire cosa fa la macchina e un conto è capire cosa va fatto alla macchina per migliorarla, che in teoria e anche in pratica questo è compito degli ingegneri. Però il sentire cosa fa la macchina, secondo me, lo sentono tutti. Anche quelli che sono classificati come piloti che vanno solo forte e non ci capiscono niente. Perché tu per andare forte devi fare istante per istante delle microcorrezioni alla tua macchina. Tu senti qualche cosa nella macchina e agisci di conseguenza. Frazione di secondo per frazione di secondo. E questa è la guida veloce. Più tu riesci a velocizzare questo passaggio di informazioni, elaborazione e output del pilota, e più tu riesci ad avvicinarti al limite. Perciò non può essere che un pilota che va forte non sente cosa fa la macchina, se no non riuscirebbe a guidarla a quel livello. Però poi da reagire all'immagazzinarlo, ricordarselo e avere anche la voglia tante volte o la capacità di trasferirlo con le parole giuste e nel modo giusto agli ingegneri, quello fa la differenza tra uno che viene classificato bravo collaudatore e chi non lo è. Mi ricordo, io sono stato 4 anni collaudatore della McLaren Honda, 88, 89, 90 e 91, quando nei primi 2 anni c'erano Prost e Senna, che erano chiaramente 2 piloti straordinari e anche 2, chiamiamoli collaudatori straordinari. Però Senna, che è stato uno che ha alzato nettamente l'asticella nel modo in cui il pilota descriveva il comportamento della macchina all'ingegnere. Adesso chiaramente ci sono tanti strumenti, perciò questo modo è cambiato e ha assunto un'importanza minore, anche se sempre importante. I suoi debrief tecnici duravano ma proprio almeno un'ora e mezza, cioè lui faceva vivere al proprio ingegnere l'esperienza della guida, dava al suo ingegnere tutti gli strumenti per capire istante per istante cosa faceva la macchina, in modo che l'ingegnere aveva tutte le informazioni possibili per fare le modifiche necessarie. Alain Prost, i suoi briefing erano al massimo la metà di quelli di Senna, forse anche meno, però lui diceva le cose essenziali, perciò alla fine la qualità secondo me era simile.
Senna descriveva tutto, Prost descriveva tutto quello che serviva, però devo dire che sentire i loro debrief tecnici era talmente un piacere, un arricchimento che poi me lo sono portato dietro chiaramente nella carriera. Quanti anni avevi? Non pochi, perché nell'88 avevo 26 anni. Neanche tanti. Sì, diciamo che quella è sempre sliding doors, non fortuna. Il mio sogno obiettivo era quello di arrivare in Formula 1, chiaramente come tutti. Ho fatto il mio percorso, Fiat Abarth, Formula 3, Formula 2, Formula 3000. Al secondo anno di Formula 3000 dovevo passare in Formula 1, le porte erano socchiuse, cioè avevo bisogno di una sponsorizzazione di $200.000, che non era tanto, per correre con Tyrrell. Sponsorizzazioni non ne avevo, non ci sono andato. Io assieme, anzi in parallelo alle monoposto, ho sempre corso con le vetture turismo. Quasi per caso nell'85 mi ha chiamato il direttore sportivo della BMW Motorsport per sostituire un pilota a metà stagione per la 500 km di Monza con le BMW ufficiali, dove ci correvano già i miei cari amici Roberto Ravaglia e Gerhard Berger. E io ho scoperto un bel mondo, cioè un modo di correre con queste macchine che io le vedevo un po' per piloti passati, per anzianotti, cioè quasi non le consideravo. Mi sono piaciute, mi è piaciuto l'ambiente, mi è piaciuta la squadra, e evidentemente io sono piaciuta a loro, e da lì è cominciata una collaborazione che è durata per tanto tempo. Cioè io tutte le gare non concomitanti con la mia carriera di monoposto le facevo con la BMW e per la BMW, assieme a Ravaglia e Berger, che è stata una parte della carriera bellissima, e ho ancora dei ricordi e abbiamo ancora un'amicizia molto forte noi tre. Perciò fine 86 Formula 1 era difficile, io avevo il piano B, diciamo, che si poteva concretizzare nel fare tutto un campionato, perché prima io facevo solo gare spot, perciò magari vincevi la gara, ma il piacere di lottare per il campionato non riusciva ad averlo. Io ero abbastanza contento. Nell'87 ho fatto tutto il campionato mondiale turismo con la nuova M3 insieme a Roberto Ravaglia, splendida stagione. E poi a fine 87 per caso è arrivata questa proposta di Ron Dennis, perché io sono stato sponsorizzato Marlboro tutta la carriera. A fine 87 mi telefona il mio amico Stefan Johansson, perché ho abitato 3 anni a Londra, non insieme nella casa, insomma vicino a lui eravamo amici, e lui correva per la McLaren a quel tempo, e mi dice che la Philip Morris voleva girare un documentario, no, un filmato pubblicitario importante con un regista importante, Tony Scott, in Arizona con le McLaren, e Alain Prost non poteva andare, e allora cercavano un pilota, e Stefano ha detto: se vuoi gli faccio il nome tuo, ci divertiamo, ti pagano. Dico certo. Io vado lì a Phoenix, Arizona per questa settimana, c'era Ron Dennis che mi dice: noi il prossimo anno, ancora segreto, ma cambieremo motori da Porsche a Honda, vogliamo mettere su una squadra test basata in Giappone, cerchiamo un pilota che si trasferisce lì e ci fa lo sviluppo, se ti interessa puoi andare tu. Io ho detto mi interessa, loro mi hanno organizzato un campionato di Formula 3000 che lì è professionale in Giappone, ho continuato a correre per la BMW in Europa, e noi facevamo martedì, mercoledì, giovedì, ogni 2 settimane tutto l'anno a Suzuka a girare, a mettere a punto macchine e motore. E è stata una svolta epocale sia personale che professionale. Chiaramente quando tu guidi queste macchine qui, ogni tanto facevo dei test in Europa perché si poteva provare, si chiamavano test FOCA, cioè test collettivi. Chiaramente se guidi una McLaren mi è capitato di fare il miglior tempo, no? E allora qualcuno ha iniziato a pensare forse non sono così male. L'anno successivo, dopo 4 gare, arriva Briatore alla Benetton, vuole fare piazza pulita, manda via il team manager, manda via il pilota, perché la squadra era inglese di fatto, era la vecchia Toleman, perciò c'era Peter Collins, degli ingegneri fortissimi che erano Rory Byrne e Pat Simmons, che poi sono andati alla Ferrari, e c'era Johnny Herbert che era il loro pupillo, mentre Sandro Nannini era il pilota un po', diciamo, Benetton della parte italiana. E Flavio manda via tutti, compreso Johnny Herbert, immeritatamente, perché Johnny era un pilota molto molto forte, e prende me. Dalla quinta gara in poi debutti in Formula 1, e questa è stata una cosa inaspettata, perché io le monoposto le avevo già abbandonate l'anno prima, ecco, nella realtà e anche nei sogni. Com'era il Giappone pre-era internet? Quindi tu eri lì da solo, immagino, o poco più, Sì. e non avevi No, da solo comunicazioni? no, perché in realtà allora il mondo motorsport in Giappone è veramente un'entità a sé stante. C'è un sacco di tifo lì, perciò il motorsport è popolare, e per esempio la Formula 3000, che in Europa era quella che è la Formula 2 adesso, una categoria, se vogliamo, di passaggio verso la Formula 1,
Lì era la categoria finale, cioè era la Formula 1 dei giapponesi, perciò piloti anziani che corrono lì da tanti anni, professionisti ben pagati, con tanti premi, tanto pubblico, è proprio un bel modo di correre. E ci sono stati piloti europei che sono andati in Giappone o a fare carriera, ma più che altro a trovare un trampolino di lancio per poi ritornare in Europa. Lo stesso Stefan Johansson. Si viveva in un albergo al centro di Tokyo che si chiamava President Hotel, che è un albergo storico dove tutti i gaijin, che sono i piloti stranieri, che poi non eravamo tanti, però un anno c'era Paolo Barilla, c'era Fabrizio Barbassa, un gruppo di 4-5 stranieri che viveva lì nell'albergo. Qualcuno andava e veniva e qualcun altro come me viveva in modo permanente lì. Chiaramente la distanza tra Italia e Giappone non è certo cambiata, se non forse di qualche centimetro con lo spostamento delle placche. In realtà il Giappone era tanto lontano a quel tempo perché le comunicazioni erano tanto diverse, gli stessi voli si doveva fare scalo o ad Anchorage, perciò si passava dall'altra parte, o a Mosca, perciò il volo era il più impegnativo. Le telefonate le potevi fare con la scheda telefonica che costava un sacco di soldi dalla cabina pubblica. Era una scelta, ecco. Adesso è un po' più internazionale, anche se non lo è mai così tanto, ma prima anche le insegne stradali erano scritte in giapponese, perciò non era facile. Però è stata un'esperienza bellissima anche dal punto di vista umano. Oltretutto il Giappone è una nazione splendida, il popolo giapponese che va capito, perché se cerchiamo di capirlo e interpretarlo con la mentalità nostra facciamo un grande sbaglio. È un popolo gentile, molto pulito, si mangia molto bene, cioè non si sta male, a parte lo spazio che è oro. Perciò lo spazio in Giappone non c'è, lo spazio per vivere, lo spazio per parcheggiare la macchina, cioè quello è un problema. Per il resto devo dire che è stata proprio una bella esperienza. Com'era il motore Honda? Honda a quel tempo era lo stato dell'arte, insomma in quel periodo, non solo in quel periodo, ma insomma in quel periodo era veramente lo stato dell'arte. Io sono andato lì con il mio sempre spirito di curiosità che ho normalmente, senza aspettative, diciamo, con una mente aperta. Faccio il contratto, perché il mio contratto era con McLaren, perciò il mio rapporto era con McLaren. Fino a che arriva il primo giorno di test, io arrivo la sera prima, il sedile, tutto quanto l'avevo fatto alla McLaren in Inghilterra. Arrivo la sera prima, mi presento un po' timidamente a tutti gli ingegneri e vedo tutti questi schermi che sembrava un po' Cape Canaveral a quel tempo, e la macchina lì pronta, i meccanici chiaramente li conoscevo, però c'avevo sempre un po' di apprensione, però gli inglesi ti fanno sentire subito a tuo agio. Era con i giapponesi che bisognava in qualche modo far breccia e cerco di chiedere qualche informazione, per esempio quanto gira il motore, cioè quant'è lo shifting point, una cosa proprio banale, e loro mi rispondono domani te lo diciamo. Allora ho pensato dentro di me, cominciamo bene. Devo dire che mi è venuto un po' di paura di essermi imbarcato in un'avventura dove magari io facevo solo l'esecutore senza essere coinvolto in niente, e invece non potevo sbagliarmi di più, perché piano piano la fiducia reciproca è arrivata e è aumentata così tanto che non solo io mi sono trovato benissimo con loro altrettanto, anche oggi abbiamo ancora delle amicizie. Questo parlo dell'88. Nell'89, da un terzo di stagione, io ho iniziato a correre con la Benetton, che aveva il motore Ford. Nel 90 e nel 91 ho corso con la Scuderia Italia, che aveva il motore Judd. E io ho continuato a fare lo sviluppo per la McLaren, che è una cosa che adesso sarebbe impossibile, cioè corri per uno e fai lo sviluppo per un altro. Il rischio non era certo che io andavo a raccontare i segreti della Scuderia Italia alla Honda McLaren, chiaramente il rischio era quello inverso. E la fiducia di Honda era così grande di McLaren che io ho continuato, facendo una cosa che oggi sembra fantascienza. Quanti anni sei stato in totale in Giappone? Ho vissuto 2 anni, l'88 e l'89, però l'89 è stato un anno veramente tostissimo, perché ho iniziato a correre con la Formula 1. In Giappone facevo 2 campionati, la Formula 3000 e questo Grand Champion, che sono le Formula 3000 carenate. In Europa correvo per la BMW, facevo i test in Giappone più i Gran Premi, e quell'anno io ho preso 108 aeroplani, perciò è stato un anno tostissimo, veramente tosto. Quando qualcuno mi chiede se ho rimpianti, il rimpianto è proprio una cosa che non appartiene al mio vocabolario. I tanti sbagli che ho fatto nella mia carriera, le tante cose che non hanno funzionato, le chiamo opportunità di imparare qualche cosa, no?
però lì se io avessi avuto la forza di dire signori adesso corro in Formula 1, niente più Formula 3000, niente più Grand Champion, niente più BMW, è già difficile abbastanza la Formula 1, mi concentro solo su quella, probabilmente qualcosa di meglio avrei fatto. Ho fatto questa scelta perché di nuovo la carriera con le ruote coperte per me è sempre stata importante, per fortuna, perché poi alla fine della mia carriera in Formula 1 c'è stato ancora tanto da fare con le ruote coperte. Sono rimasto con il piede in 2 o 3 staffe, con tutti d'accordo, è tutto scritto nei contratti chiaramente, e tutto sommato è andata bene così, dai. Com'era la tua giornata tipo quando andavi a provare per Honda? Arrivavo la sera prima da Tokyo con lo Shinkansen, che è il bullet train, il treno ad alta velocità, che ha una puntualità al secondo, non al minuto, al secondo. Al secondo perfetto le porte si chiudono e tu arrivi precisamente al secondo a Nagoya, poi da Nagoya vai a Gotemba, poi prendi il taxi, vai al circuito, e lì un po' la solitudine devo dire che c'era, perché l'unico albergo a quel tempo era il Suzuka Circuit Hotel, che era l'albergo nel circuito, che era praticamente vuoto quando non c'era nessuno. Suzuka è tipo un parco, anche un po' un parco di divertimenti, c'è la ruota, le montagne russe, l'albergo, negozi, negozietti, e c'era questa boulangerie che era il nostro fornaio in versione francese, che faceva cornetti, baguette eccetera, e c'era un francese che si era trasferito lì a fare questa boulangerie, insomma facevo un po' 2 chiacchiere con lui, poi stavo in pista. Però ecco, non era facilissimo sempre, perché adesso poi lo star da solo significa essere sempre connesso, che sembra banale e normale oggi. Prima avevo il mio libro, avevo la mia passione per le fotografie, perciò giravo con la macchina fotografica, avevo la mia passione per il disegno, giravo con la mia tavolozza, e poi ho iniziato a fare una cosa che mi è sempre piaciuta, le immersioni. Allora io a Tokyo, quando avevo un po' di tempo libero, avevo preso un piccolo alloggio a Guam, che è un'isola nel Pacifico, e da lì andavo in giro e ho fatto un po' di amici là indigeni, e lì ho fatto veramente delle immersioni bellissime nel Pacifico, nei relitti della seconda della guerra del Pacifico, e lì ho abbinato la passione per le immersioni alla passione per la fotografia, e devo dire che ho proprio dei bei ricordi di quel periodo là. Quindi poi dalle monoposto, quando sei arrivato a dare precedenza alle macchine a ruote coperte? Il 1991 è stata la mia ultima stagione in Formula 1, e a quel punto è stato automatico che quello che forse ingiustamente chiamavo piano B diventasse piano A, e ho continuato a correre a tempo pieno per la BMW. Poi è successo un episodio che mi ha messo in difficoltà con la BMW, perciò i rapporti con quello che è venuto ad essere il nuovo capo si sono deteriorati e non si sono mai riaggiustati, diciamo. Perciò quello che pensavo fosse il costruttore e il team Schnitzer di tutta la mia vita, a un certo punto le cose non funzionavano più con la BMW, non con Schnitzer. Pur avendo un contratto in essere, ci siamo separati consensualmente, diciamo. Questo è stato alla fine 1993. Charlie Lamb, che era Schnitzer, la persona con cui io andavo più d'accordo, tutte e due molto tristi di doverci separare, lui mi disse a fine 93: mi dispiace tanto che non corriamo più insieme, abbiamo fatto 9 stagioni assieme, ti posso solo dire però che sta ritornando nelle corse un costruttore, tu saresti il pilota perfetto per loro e loro sarebbero il costruttore perfetto per te. Questo costruttore è Audi, nella persona di Ulrich, che nessuno conosceva perché era arrivato in Audi da un mese, perché Audi aveva avuto una parentesi di 2 anni di stop nelle gare con le ruote coperte. Prima faceva il DTM per problemi politico-tecnici, chi è interessato se le può andare a leggere nei libri di storia, diciamo, però stava ritornando. Io chiamo questo signor Ulrich, gli dico chi sono, gli dico che sono interessato a parlare con loro. Non ero più ragazzino, perché 93 per il 94, perciò parliamo di 32 anni. Cerco di fargli capire che voglio correre non per fare gli ultimi pochi anni di carriera e intascarmi quei soldi che avrei potuto intascarmi, ma volevo veramente correre per il piacere di farlo e per la voglia di far bene. E lui ha preso l'aereo e è venuto a Roma a incontrarmi. Io sono andato a trovarlo con la giacca Vento BMW e ancora mi prende in giro per questo. In poco tempo troviamo un accordo, cioè l'alchimia c'è stata subito. Ho firmato un contratto, l'anno successivo, il 94,
ho fatto il campionato italiano che ho vinto, l'anno successivo ho fatto di nuovo il campionato italiano che ho vinto, l'anno successivo ho fatto quello tedesco che ho vinto, insomma è stato proprio un periodo bellissimo, 94, 95, 96. Poi la quattro ruote motrici era sempre più penalizzata da un punto di vista regolamentare, perché chiaramente a pari peso, a pari tutto, ha un vantaggio importante su trazione anteriore o trazione posteriore, che erano BMW trazione posteriore e anteriore tutti gli altri. C'erano delle equivalenze di peso. Visto che noi vincevamo, prendevamo sempre più peso e questo ci rendeva la vita sempre più difficile. Fino a che per il 98 la federazione mette al bando le quattro ruote motrici, perché le considera un performance tool, cioè un qualcosa che ti fa migliorare le prestazioni, perciò non si può più correre. E un po' la 4 che diventava sempre più pesante, era più difficile vincere, un po' lo sviluppo della trazione anteriore, che non è proprio una macchina che mi è mai piaciuta, ma principalmente il fatto che le macchine superturismo erano bellissime da guidare, le gare erano splendide, ancora adesso se guardo i video vecchi proprio belle, però erano macchine non tanto veloci e io cominciavo a sentire la mancanza della velocità, che prima facendo le ruote coperte affiancate alle monoposto ce l'avevo, potevo saziarmi diciamo di velocità con macchine più impegnative, mi cominciava a stare stretto, però ero sempre contento. A fine 97 mi chiama il presidente di Audi e mi dice, insieme a Ulrich, mi dicono: in gran segreto ti dico che cominceremo un progetto che ci porterà a fare la 24 ore di Le Mans. E quello è nato proprio al momento giusto, avevo proprio voglia di velocità, di fare qualche cosa di diverso. Cominciare un progetto così ambizioso, così difficile per un costruttore che non aveva mai fatto quel tipo di gare, perché Audi veniva dal mondiale rally che ha fatto molto bene, Superturismo che ha fatto molto bene, DTM Superturismo, però un prototipo è un'altra cosa. Cominciare a sviluppare la macchina da zero, essere partecipi di tutto il progetto, fare tutti i test in segreto, ma così in segreto che addirittura io e Bila, che eravamo quelli che facevamo lo sviluppo all'inizio, noi andavamo in un circuito in Cecoslovacchia che si chiama Most, che era abbastanza sperduto, per non far capire a quelli del circuito che noi eravamo Audi. I camion chiaramente erano tutti di un colore neutro, la macchina era di un colore neutro, però se il circuito avesse saputo che Pirro e Bila guidavano questa macchina, chiaramente Pirro e Bila sono piloti Audi, sarebbe stato facile, perciò il circuito non doveva sapere che Pirro e Bila guidavano queste macchine. Noi avevamo due identità false. Io mi chiamavo Emil Piler, per dire quanto era maniacale la riservatezza. Però è stato un percorso bellissimo, anche a ostacoli, chiaramente come tutti, fino a che non abbiamo debuttato con la prima Le Mans, l'R8R, che è stata la mamma della R8 che conosciamo tutti, con un terzo posto, che è stato il primo, insieme a Bila e Didier Theys, il primo dei miei 9 podi consecutivi, che è una cosa che mi fa piacere, diciamo, non stop. E poi con l'esperienza che ci siamo fatti con la R8R, che era una macchina volutamente un po' sovradimensionata, perché il circuito di Le Mans è un circuito che non è possibile riprodurre in un altro posto, perciò bisogna farla la gara per capire veramente se la macchina è robusta abbastanza, se va bene abbastanza. Perciò un po' sovradimensionata, non eravamo competitivi come BMW, come Nissan sì, come Toyota e come Mercedes, però è stata una gara abbastanza a eliminazione, c'erano tanti costruttori, un po' a eliminazione, un po' che noi abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo fatto un podio abbastanza insperato. Audi, che sono bravi, capitalizzato questa esperienza, ha fatto una macchina molto più estrema. Nel 2000 l'Audi R8 si è presentata come macchina imbattibile per i 5 anni successivi, a parte la parentesi Bentley del 2003. E oltretutto non solo macchina imbattibile, ma il concetto dell'Audi era: non dobbiamo solo fare una macchina il più veloce possibile, anzi più veloce degli altri, che non si rompe, perché qualche cosa a Le Mans succede sempre. Dobbiamo fare una macchina che, se si rompe, la sostituibilità dei pezzi avviene in modo molto veloce. Qua c'è stato uno studio in fase di progettazione, un sacco di esercizio nella nostra fase di sviluppo. Fatto sta che noi
potevamo cambiare tutto il retrotreno, perciò dal motore in poi, trasmissione, sospensioni, eccetera, in 6 minuti, perché il cambio è una delle cose più delicate in una gara come la 24 ore di Le Mans. Durante la gara del 2002 noi eravamo in testa con un discreto margine e avevamo un problema con un cuscinetto ruota, un dubbio più che un problema. E visto che ce lo potevamo permettere, entriamo ai box, mettiamo la macchina in garage, 6 minuti dopo la macchina esce con il cambio sostituito, pieno di benzina, gomme nuove, sotto lo stupore praticamente di tutto il mondo, e andiamo a vincerci questa gara. Ecco, essere parte di un percorso così è veramente un privilegio pazzesco. Noi facevamo delle giornate nella pista di prova dell'Audi a simulare gli inconvenienti all'insaputa dei meccanici, perciò il direttore tecnico chiamava un inconveniente, io mi fermavo ai box e cambiava, non so, sospensione anteriore destra, musetto, cambio, eccetera. Perciò da una parte c'è una progettazione dedicata e dall'altra c'è un sacco di esercizio. Sempre con lo stesso equipaggio, Frank Bill e Tom Christensen, abbiamo fatto 2001 e 2002 vincendo, poi ci siamo separati perché Tom e Dindo Capello sono andati a guidare la Bentley, che poi si è rivelata la macchina vincente, perciò hanno vinto nel 2003. Io e Frank Bill siamo rimasti con l'Audi, 2004-2005 mi ho fatto terzo, e a un certo punto di nuovo arriva la convocazione del capo che mi dice: in gran segreto stiamo sviluppando un motore diesel perché vogliamo promuovere da una parte e imparare tecnologia dall'altra, perché il gruppo Volkswagen puntava tanto sulla motorizzazione diesel per fare la 24 ore di Le Mans. E io lì ci ho visto subito un'opportunità straordinaria, perché il motore diesel era fino a un bel po' di anni prima una cosa solo per i camion e i veicoli industriali. Poi per le macchine del nonno, diciamo. Poi chiaramente si è evoluto, è stato proposto per macchine anche un pelino più sportive, ma sempre lontano anni luce da quello che era un'idea di sportività, diciamo. E perciò da quando mi è stato annunciato il progetto, il desiderio era quello di essere il primo al mondo, insieme ai miei compagni chiaramente, a portare a casa una vittoria, che per fortuna è arrivata. Dico per fortuna metaforicamente, perché di nuovo alla fortuna io non credo, però la 24 ore di Le Mans è una gara dove gli episodi contano così tanto che io non ho mai detto che chi vince la 24 ore è stato il più forte di quel giorno. Insomma, tanti la vincono, tanti la perdono, per ogni 24 ore vinta c'è sempre qualcuno che la stessa 24 ore magari l'ha persa, però fatto sta che 2006-2007 siamo stati sempre con lo stesso equipaggio, Frank Bill e Marco Werner, 2 vittorie consecutive con la motorizzazione diesel, che è stata da un punto di vista tecnologico una bellissima avventura, perché la macchina, venendo dall'R8, che era una macchina che ha debuttato nel 2000, parliamo del 2006, perciò da un punto di vista proprio della vettura stessa, al netto della motorizzazione, la R10 è stato un passo avanti molto molto importante. Il motore era un motore tecnologicamente molto sofisticato, perciò tutto lo sviluppo è stato davvero interessante. Poi la guida, perché la potenza del motore diesel era veramente impressionante, però era in qualche modo una bestia docile da domare, perciò anche il pilotaggio di questa macchina, che all'inizio metteva un po' a suggestione quando siamo stati, come dire, informati della potenza, eccetera, invece è stata proprio una bella avventura dal punto di vista del pilotaggio. Noi insieme alla 24 ore di Le Mans facevamo anche il campionato americano, l'American Le Mans Series, quello che oggi è l'IMSA, dove si corre su circuiti stradali e cittadini, e spingere proprio al massimo era veramente una goduria, era proprio una bella macchina da guidare. Quanti cavalli aveva? Tra i 7 e gli 800, qualcosa del genere. Per un peso di? Per un peso di 900 kg, per regolamento. Era una bella macchina, Qual è stata l'ultima gara che hai vinto? L'ultima gara che ho vinto purtroppo non è stata l'ultima, veramente per uno stupido errore, perché era arrivato il momento di fermarmi. La decisione era già stata presa insieme all'Audi a inizio stagione, parliamo del campionato americano e 24 ore di Le Mans, chiaramente a giugno, però la mia ultima gara è stata Laguna Seca del 2008. Ci tenevo a far bene, chiaramente le emozioni erano fortissime, perché il ritiro per me era tanta roba, cioè per uno che ha amato le corse per così tanto il fermarsi non è stato facile, però tutte queste emozioni mi hanno dato una carica che, insomma, stavo facendo una gara veramente veramente bella, in testa, con
compagni di squadra, le varie Porsche, Acura con tutti i piloti della Formula Indy, perciò Castroneves, Tony Kanaan. Stavo proprio facendo una bella gara, viene una safety car a pochi giri dalla fine, per qualche motivo io mi rilasso, dietro di me c'era il mio compagno di squadra, invece di ripartire in prima sono ripartito in seconda, Marco mi ha superato, mi ha battuto, perciò sarebbe stato troppo bello concludere la carriera con una vittoria, l'ho conclusa solo con una bella gara a livello personale e anche con tante emozioni. Lo stesso Marco Werner ha portato su una visiera una scritta molto molto carina in mio onore. È stata una giornata splendida, però ecco, sarebbe stato bello vincere l'ultima gara. Però la mia carriera è stata così: la prima gara di Formula Fiat Abarth al Mugello, prove ufficiali, batterie sull'asciutto, partivo in seconda fila per la finale, diluvio, mai guidato sul bagnato, parto per la gara, mi trovo bene, sono in testa, io non so di quanto perché con gli schizzi non vedevo dietro e poi l'emozione era così grossa che, però con un bel margine, pochi giri dalla fine la pioggia aumenta, si crea un rivolo di acqua che il giro prima non c'era, finisco nella sabbia e perdo l'opportunità di vincere la mia prima gara che era praticamente già vinta, per un errore mio se vogliamo, un errore di inesperienza, e l'ultima gara lo stesso. Ma nell'ambiente c'è questa consapevolezza, non so, questa diceria che tu sei uno dei migliori a cambiare macchina da un momento all'altro e adattarsi il prima possibile al tipo di guida che la macchina richiede. È vero, e questo forse un po' ce l'ho dentro perché non mi serve tanto per capire una macchina, ma tanto l'ho sviluppato negli anni in cui ho corso in tante categorie. 1989 che facevo Formula 1 con la Benetton, test con la McLaren, sviluppo con la McLaren, Formula 3000, Grand Champion e BMW. Io per correre per esempio con la BMW nel campionato italiano volavo dal Giappone, arrivavo la mattina all'alba di sabato, facevo prove ufficiali, gara e ritornavo indietro. Perciò quello mi ha aiutato tanto e devo dire che è una cosa che mi fa anche piacere, questa versatilità. Magari se mi mancava qualche cosa nel perfezionare certe cose, però la versatilità è una cosa che io ho avuto e ho sviluppato. Sì. Delle supercar o delle macchine sportive stradali, c'è qualcuna che hai avuto o che avresti voluto avere e che ti è rimasta nel cuore? Non sono tanto appassionato di macchine stradali perché chiaramente non si può guidare veloci e per me una macchina più che veloce deve suscitarti delle emozioni. Perciò la mia supercar dei sogni è più una macchina d'epoca che non una macchina moderna, però un piccolo rimpianto ce l'ho, la McLaren F1, quando io stavo in McLaren, Gordon Murray stava disegnando questa macchina e c'era stata data l'opportunità di comprarla al prezzo di 350.000 sterline, che sembravano tante a quel tempo e sono niente. Ci ho fatto un pensiero e non l'ho fatto. Se l'avessi acquistata non solo avrei posseduto forse la quintessenza della supercar stradale per leggerezza, il modo in cui è stata progettata, accuratezza dei dettagli, eccetera, e poi sarebbe stato un investimento che sarebbe stato inestimabile. Però a parte quello non ho una macchina dei sogni. Ultimissima domanda, la macchina da corsa che ti è rimasta più impressa, più nel cuore? La macchina da corsa che mi è rimasta più nel cuore, premetto, io non penso di avere una buona memoria come persona, però il modo in cui guidavo le macchine, il modo in cui, cioè dentro l'abitacolo in qualche modo la memoria si accendeva e ancora adesso io mi ricordo bene come si guidavano e come guidavo quasi tutte le macchine della mia carriera. E le tre macchine che mi sono piaciute di più sono la Formula 2, la March di Formula 2 del 1984, perché era l'ultima vettura a effetto suolo prima dell'avvento del fondo piatto con la Formula 3000 l'anno successivo, 1985. Perciò era una macchina molto agile, leggera, relativamente poco potente perché la Formula 2 era 2320 cavalli, qualcosa del genere, però il motore BMW suonava che era una meraviglia, 11.000 giri. Perciò una macchina proprio che riuscivi a guidare al limite con tanto piacere. La McLaren MP44, che forse è stata la Formula 1 più di successo di tutti i tempi, quella io ho consumato quella macchina, la mia schiena e la pista di Suzuka, diciamo, con quella macchina lì, e era una macchina splendida, e poi l'Audi R8, credo. Queste sono forse le tre macchine
prenderla una da queste tre mi rimane difficile. Perché la carriera è lunga, non è facile smarcarla in lo poco so. tempo. Correre in piste pericolose, in circuiti cittadini, in Macao, il vecchio Nürburgring, cioè piste dove è meglio non sbagliare, piace a tutti perché in qualche modo la posta in palio ci deve essere. Questa è un'equazione secondo me difficile da risolvere e speriamo che il tempo piano piano, come dire, aggiusti le cose.